Ciao a tutti ragazzi, bentornati ad un altro nostro nuovo video. Oggi vi presentiamo l'ultima arrivata in casa Royal Enfield, la Cruiser Super Meteor 650. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale e di lasciare un like. Come prima cosa dobbiamo ringraziare la Bottega delle Moto Speciali che ci ha dato la possibilità di fare questo video. In particolare ringraziamo Davide e Pinuccia, che grazie alla loro esperienza vi sapranno aiutare al meglio. Se volete visitare questa bottega la trovate a Cremona in via San Bernardo numero 7. Ed eccola la nuova Cruiser di casa Royal Enfield. Il propulsore lo conosciamo già, è il classico bicilindrico parallelo fronte marcia da 650 cm3 che troviamo già sulle sorelle Interceptor e Continental GT, che sviluppa una potenza di 47 cavalli a 7250 giri e una coppia di 52,3 Nm a 5650 giri, il che la rende utilizzabile anche dai possessori di patente A2. All'anteriore troviamo dei cerchi da 19 pollici con un pneumatico da 100/90 e un freno a disco singolo da 320 mm, pinza Vibray con doppio pistoncino flottante. Al posteriore invece troviamo un cerchio da 16 pollici e uno pneumatico con misura 150/80 con un freno a disco da 300 mm e pinze Vibray sempre con pistoncini flottanti, ABS a doppio canale e una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico in 5 posizioni con un'escursione di 102 mm. All'anteriore invece troviamo una novità per Royal Enfield, una forcella a steli rovesciati Showa con un diametro di 43 mm e un'escursione di 120 mm. L'altezza della sella da terra è di soli 74 cm, il che permette di appoggiare per bene i piedi a terra e facilita lo spostamento dei suoi 241 kg di peso, che non sono pochi, ma una volta in marcia non si avvertono grazie anche al nuovo telaio con il baricentro molto più basso. Il serbatoio ha una capienza di 15,5 litri e poco più sopra troviamo una doppia strumentazione circolare, dove a sinistra troviamo un tachimetro con tutte le indicazioni che ci servono, mentre sul lato destro troviamo il tripper, cioè il sistema di navigazione Royal Enfield che sfrutta il sistema minimal turn by turn. Un'altra cosa molto comoda che troviamo sul lato sinistro della moto, dietro al fianchetto, una volta tolto, troviamo una presa USB, fondamentale per le cruiser se si vogliono fare dei viaggi. È alloggiato vicino all'airbox del filtro e il kit di attrezzi. Un'altra novità di Royal Enfield sono i fanali a LED sia all'anteriore che al posteriore. Diciamo che al posteriore li avevamo già visti sulla Hunter 350, la vera novità è il LED anteriore. Bene ragazzi, che dire, le prime impressioni sono state molto piacevoli, molto positive, la qualità dei materiali è molto buona, non fatevi ingannare dal prezzo che è molto concorrenziale, ma la qualità è alta, soprattutto adesso che hanno messo le sospensioni con steli rovesciati. La posizione di guida è da vera cruiser, pedane molto avanzate, seduta molto comoda, braccia belle distese ma non troppo. Il peso in marcia, come dicevo prima, non si sente, non si avverte, anzi non sembra proprio pesare 241 kg. Io sono alto 1,73 e ci arrivo bene sia a terra sia alle pedane avanzate, sono molto comodo. L'unica cosa che manca a questa moto è il cambio bilanciere, che purtroppo nel mercato europeo non l'hanno messo, ma mi hanno garantito che arriverà come accessorio. Il prezzo di listino parte da 7.200 euro e arriva fino a 7.700 euro. Ci sono 3 varianti. Il primo modello, denominato Astral, che sarà in 3 colorazioni, green, black e blu, al prezzo di 7.200 euro. Il modello Interstellar invece c'è in colorazione grey e green e parte dai 7.400 euro. Infine abbiamo la Celestial, che è la versione comfort, diciamo, viene fornita con parabrezza anteriore, sella comfort e uno schienalino per la sella del passeggero. Questa ultima variante la troviamo in colorazione bianca e rossa o bianca e blu e parte dai 7.700 euro.
Cos'altro dire? Se avete dei dubbi, delle incertezze, vi consiglio di andarla a provare nel vostro concessionario più vicino, così da rendervi conto con i vostri occhi delle qualità e delle finiture e della piacevolezza di guida che questa moto può offrire. Io vi ringrazio per averci seguito fino a qui. Se vi piacciono questi contenuti fatecelo sapere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!